basso? Sì, contro il muro. Contro il muro? Mi hanno dato tanti punti, sì. Quanti punti hai avuto? Hai mai sbattuto il coccige? Vedi? Si vede dalla camera? Sì. Questo qui dobbiamo andare a sistemare. Ecco fatto. Visto che non c'è nessun dolore, ho ragione, sì. La paura c'è sempre. È assolutamente normale, ok? Gli occhi hanno un problema. Guarda, spingi in alto e subito tanti, giustamente. Questa paperella, mi piace la paperella. Un po'. La vedi già subito doppia. Quindi ripetiamo un attimo il test. Spingi in alto e subito cede. E subito qua cedi, spingi. Cedi completamente? Sì. Voglio fare un test. Perché tocchiamo, sicuramente si sdocca il nervo e si cede tutto. Metto questo magnete semplicemente. Mamma mia, proprio. Fa anche male, infatti. Qua tantissimo. Sì. Qua molto di meno. Ah, Già da subito. Tantissimo. La propria esperienza. Lo vedi doppio? No. Vedi un po'. Spingi, 7, 8, il 100% della tua forza. 1. Qua subito debolezza. Spingi forte e cede completamente. Spingi e qua non fa nessun male. Eccolo. Spingi di nuovo, non cede più. Sì, in effetti subito, proprio istantaneamente si corregge. Ne sono più che certo. Spingi e non cedi più. Se io metto un magnete sul coccige, 3, 4, 5 e qui, pallina, e l'altro qui. Vedi qualcosa? No. Esatto. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo qui Greta che viene da noi per un problema molto interessante, una forte tensione della cervicale cronica che si porta da tanto tempo. Ho da fare dei piccoli test per vedere innanzitutto se questa problematica deriva effettivamente dalla stretta dei denti, dal bruxismo o dal serramento dentale, cosa probabile ma non per forza, o se viene da altre strutture. Ti chiedo per favore Greta di metterti qui davanti a me. Guarda sui quadratini, mi dai le braccia per favore, spingi forte in alto. Ok, ti posso chiedere di stringere i denti forte forte? Spingi in alto e effettivamente tu non sembra che stringa i denti, che abbia delle problematiche effettive. Voglio controllare però se c'è una malocclusione, ok? Questo si può notare, diciamo, a livello con i test kinesiologici solo già con l'appoggio dei denti senza stringere. Appoggia i denti l'uno con l'altro, spingi. Non c'è nessun cedimento, quindi non ci sono, diciamo, cortocircuiti nel sistema. Allora dobbiamo andare a cercare altre strutture. Posso chiederti di mantenere il braccio forte? Spingi in alto. Ok, guarda cortesemente il mio dito, ok, vediamo se gli occhi hanno un problema. Guarda, spingi in alto e subito, ecco, questo è interessante. Raro anche trovarlo così bene in studio. La cosa bella giustamente del corpo umano è che è formato da tante strutture. Tra quelle che possono creare problemi alla nostra cervicale ci sono gli occhi, ok? Ora farò dei test più approfonditi ovviamente per questa problematica. Ti chiederò però un'altra cosa: se soffri di nausea. Con la cervicale sì. Ecco, quando ti vengono gli attacchi, sì, ti vengono le nausee. Ma perché questo? Te lo spiego io. Perché devi sapere che noi esseri umani, ok? Esattamente come gran parte ad esempio degli animali come le scimmie che sono similari a noi, ok? Abbiamo la possibilità, ok, di muovere la testa e gli occhi in posizioni differenti. Noi esseri umani in particolare abbiamo la funzione, si chiama sistema oculo-cefalo-giro, che ci permette di fissare un oggetto mentre giriamo la testa, ok? Il gufo questo non lo può fare, no? Ha tutto insieme, 360 gradi, quindi noi abbiamo una correlazione importante tra occhio e cervicale. Da cosa è formata, cioè da cosa è caratterizzata, ok? Questa, diciamo, importante
funzione, dal fatto che effettivamente i muscoli oculari, che sono quelli che ci permettono di muovere l'occhio, okay, che ti faccio pure vedere, guarda, faccio vedere subito, un po' polverato, ma ti faccio vedere, perché i muscoli oculari, vedi, sono interessantissimi, tanti, giustamente, sono esattamente interfacciati con la parte opposta dei muscoli, si chiamano suboccipitali, che stanno sotto l'occipite, che è questo ossone qua, va bene? Quindi questi muscoli sono tipici anche nel portare mal di testa, così addirittura per componenti appunto nervose, soprattutto legate al nervo, si chiama lacrimale, ok? Spesso si possono creare o diminuzioni o eccessi di lacrimazione. A te capita? No, questo no. Questo no, perfetto. O dimmi una cosa, se quando giri la testa e guardi dal lato opposto si sdoppiano gli oggetti. Sì, tipo ecco, questo si chiama sì, diplopia. sì. Lo possiamo fare come test, ok? Se dipende dalla cervicale lo si risolverà subito, perché lo sblocchiamo, ok? Hai ogni tanto difficoltà a mettere a fuoco? Perché il nervo lacrimale alla fine di una giornata può essere, può capitare tipo che hai difficoltà, stanco, sì. esatto, perché spesso sappi che siccome il nervo lacrimale innerva anche il cristallino, ok, è parte, diciamo, in gran parte della cervicale alta, questo nervo, se ci sono dei blocchi cervicali può portare a queste problematiche. È interessante proprio perché si può risolvere tantissimo e anche migliorare tanto l'aspetto visivo, che tu non hai un problema effettivo, no, di vista oculistico, giusto? Sì. Allora posiamo questo qui e ti faccio vedere un paio di cose. Sì. Ti posso chiedere di sederti dall'altro lato, per piacere? Allora, ti devo chiedere una cosa. Fissa cortesemente questa paperella, mi piace la paperella. Ora ti chiedo di girare la testa verso la tua destra, completamente, finché guarda il più possibile, guarda con gli occhi la paperella, la vedi doppia? Un po'. La vedi già subito doppia. Gira la testa dall'altro lato, per favore. Questa? Guarda qui, la vedi doppia? Sì. La vedi subito doppia. Questo è molto importante, perché se lo faccio io la vedo singola, non ho un problema, giusto? Anche vi porto gli occhiali perché è un altro problema completamente diverso. Questo è bellissimo, tra virgolette, da trattare, perché possiamo veramente fare la differenza. Ti faccio vedere anche un'altra cosa. Mi piace la paperella, teniamo la paperella. Allora, guarda un po'. Dammi per favore il braccio, quindi ripetiamo un attimo il test, spingi in alto e subito cede. Vediamo però quale occhio effettivamente è in difficoltà. Ti puoi coprire l'occhio sinistro, tienilo comunque aperto, guarda qui, spingi in alto e subito qua cedi, spingi, cedi completamente, proprio ti dà fastidio. Fai all'opposto, per piacere, spingi in alto e in realtà cedi con tutte e due, questa è una cosa interessante. Hai avuto mai dei traumi in testa, per esempio? Oppure... Quando ero piccola una cicatrice qua. Oh, guarda, interessante questa. Questa è proprio molto interessante. È stato proprio un impatto. Sì, contro il muro. Contro il muro. Mi hanno dato tanti punti, sì. Quanti punti hai avuto, te lo ricordi? No, ero piccola, Oh. 4-5 anni, non mi ricordo. Ok, quindi comunque è stato però abbastanza. importante nell'età della crescita, proprio giusto Sì. là. Voglio fare un test, ok? Tappati l'occhio destro. Ok, mi dai il braccio? Al solito guarda, spingi in alto, ok, mantienilo qua per favore. Se io vado a stimolare un attimo la cicatrice, ok, guarda sempre qua, spingi e non c'è di più. Proprio era chiaro, c'è un problema di cicatrice importantissimo, probabilmente proprio l'impatto ha creato la predisposizione a problematiche proprio importanti, interessanti anche a livello posturale oculare, ok? Guarda qui, spingi e non c'è di più. Vedi, un po' è incredibile, però è proprio quello il tuo problema. Allora ti chiederò di metterti a pancia in su, ok? Devi sapere che appunto le nausee, sì grazie, le nausee dipendono da cosa? Dal fatto che il nervo che innerva lo stomaco e tutti gli altri organi, che si chiama nervo vago, ok? Passa subito davanti alla prima vertebra cervicale, ok? Quindi se la vertebra cervicale è storta, letteralmente, può stimolarla. I muscoletti suboccipitali che si vanno ad attaccare là, giustamente, là e anche un po' più giù, vanno a tendersi, danno sempre stimolazioni, okay, a questi nervetti che sono da tutti e due i lati, o l'uno o l'altro, tutti e due, e si va a creare un problema anche di stomaco, di reflusso, batticuore, a volte può capitare, e dà fastidio, le nausee, si vanno a creare i succhi gastrici
quando non se stai mangiando, che è assurdo, no, per il corpo. Ovvio. Quindi poverino lo stomaco non ha niente, però il nervetto gli dà ordini che non vanno bene. Quindi prima di continuare un attimo con gli occhi te lo vorrei fare vedere perché c'entra nel nostro lavoro. Intanto sappi che tutti gli organi, ok, come tutti i muscoli, mandano informazioni al midollo e poi dal midollo al cervello, giusto? Ora ci sono dei muscoli specifici che sono legati nello specifico a qualche organo in particolare. Per esempio, ora a livello kinesiologico ti sto testando i muscoli, si chiamano gran pettorali clavicolari, che sono legati allo stomaco. Perché? Perché dove arrivano le informazioni di questi muscoli, come potrebbe succedere con tutti gli altri muscoli del corpo, e le informazioni che arrivano dall'organo, in questo caso lo stomaco, si incontrano queste informazioni in un sistema che si chiama SIC, sistema di integrazione centrale, ok? E lì si vanno a scambiare delle informazioni. Se i muscoli non cedono, lo stomaco non sta direttamente magari dando delle problematiche, ok, di malfunzionamento diretto, guarda, spingi all'interno, esatto, mi aspettavo, non hai nessuna problematica effettiva. Però se ti chiedo, anzi ancora meglio, ti chiedo, guarda, solo di girare la testa, ok? Spingi all'interno, si va a creare subito la debolezza, perché tocchiamo, sicuramente si tocca il nervo e si succede tutto. Questo si può non solo sistemare, ma anche può risolverti la problematica anche della nausea, del mal di collo, mal di testa. Prenderò, guarda, un magnete, ti posiziono un attimo il cuscino meglio, metto questo magnete semplicemente a livello della fuoriuscita a sinistra ovviamente di questo nervo e vediamo se la stimolazione che dà, spingi, vedi non è da questo lato, non c'è niente, te lo faccio vedere sicuramente dall'altro lato, l'ho fatto apposta perché già lo immaginavo, spingi all'interno, pamete, ok? Quindi hai una problematica del nervo vago di destra, ok? Ora, scusami, tolgo questo magnete. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è vedere se da pancia in su hai la stessa precisa cedevolezza muscolare quando io stimolo l'occhio, ok? Quindi ti chiedo di darmi il braccio, spingere in alto, per far vedere che il braccio funziona perfettamente. Paperella, che è la mia preferita, spingi in alto e come potete vedere, spingi, non cede, è assolutamente normale, ok? Perché? Perché da queste posizioni è lecito mettere dei disturbanti per ricreare la posizione, diciamo, come se appunto stimoliamo il sistema nervoso a dimenticare i compensi, ok? Guarda, da questa posizione spingi in alto, spingi forte, ok? Guarda qui, spingi in alto, cedi, ok? Ritorna alla normalità. Queste sono cose importantissime da dire. Detto questo, ti chiedo per piacere di toccare la cicatrice, proprio toccala bene, così. Ti chiedo anche di aiutarmi tu stessa, dovrai tenere qui, ok? In questa specifica posizione la tua paperella, quello che è. Dammi la testa così, semplicemente io ti chiedo di guardare, fissare bene, non lasciare mai, e farò delle piccole stimolazioni si chiama IRT, Injury Recall Technique, tecnica di richiamo del trauma. Andiamo semplicemente a sbloccare, stimolare in flesso estensione la testa, perché è un trauma sovraclavicolare, se no avremmo usato i piedi, che usiamo comunque per una questione di precisione. Aspetta un attimo, anche se è superfluo, ma facciamo lo stesso. Guarda per favore, avvicinalo, avvicinalo, avvicinalo. Ora allontanalo, avvicinalo, allontanalo. Bravissima. E adesso, morbida, ti faccio rivedere, mi dai il braccio, spingi. Ok? Guarda qui, spingi in alto, non cede più, già da subito, ok? Questo intanto è molto importante. Ora andiamo a sbloccare questa situazione cervicale in modo molto semplice. Ti do dei poggiabraccia, ok, poi rilassarti, ti abbasso un po', okay? Vieni un po' più indietro, grazie, sì, perfetto, ottimo. Vedi quanto sei tesa, soprattutto proprio qua dove ti dicevo, c'è proprio un blocco importante qua.
mamma mia, proprio. Fa anche male, infatti. Qua niente, vedi? E qua un Sì, sacco, sì. vero? Proprio è tantissimo. Anche allora, aspetta, vediamo, qua fa male? No. No, qua tantissimo. Sì. È proprio tanto. Allora ti chiedo per piacere, io mi metterò in questa posizione, ok? Semplicemente per i muscoli. Sì. Chiudi gli occhi, ok? Io posizionerò un attimo la mano qui. Lavoriamo proprio la componente intanto muscolare insieme, occhio sinistro, cervicale destra, suboccipitale destra. Ora andiamo su l'occipite. Ok, ti chiedo di girare leggerissimamente la testa, ok? Faremo il piccolo click totalmente indolore, totalmente sicuro, quindi super tranquilla. Ti chiedo di guardare con gli occhi il computer, lì, morbida, per fare la testa sempre morbida, ok? Perché non senti nessun dolore, te lo prometto, ok? Senti solo il rumorino. Lo so che ti spaventi, quindi non c'è motivo di farlo, così stai tranquillo. Guarda lì, ora guarda me e sentirai il click. Ecco fatto, visto che non c'è nessun dolore, ho ragione, Sì. la paura c'è sempre. Adesso guarda, ti faccio vedere, qui non c'era nessun dolore, giusto? Sì. E ora però qua molto di meno, A già da voglia, subito. tantissimo. Tantissimo, vero? Questo è molto importante. E ti faccio anche vedere un'altra cosa, ti ricordi che ti ho testato il nervo, no, con il magnete? Ora ti faccio vedere che non ce l'hai più, da subito. Io apprezzo tantissimo, te lo devo dire, perché capisco che la prima volta che uno fa delle cose del genere fanno paura, ok? Ma io sono molto molto felice di vedere persone che hanno appunto il coraggio di mettersi in gioco e di capire con veramente la propria esperienza che non c'è niente di cui preoccuparsi quando le cose sono fatte bene e con professionalità. Quindi io metto il magnete nella zona, ti ricordi, no? Che faceva cedere i tuoi muscoli legati allo stomaco. Mi dai per favore le braccia? Mantieni così, spingi all'interno e le braccia non cedono più, ok? Quindi non c'è più problema di compressione involontaria. Da questa precisa e unica tecnica che ti ho fatto, voglio fare un test. Puoi risederti per favore? Ti posso chiedere per piacere se rigiri la testa verso di là? Guarda per piacere qui, lo vedi doppio? No. Ah, vedi un po', girati dall'altro lato, guarda qui, lo vedi doppio? No. Contenta? Esatto, già da subito. Quindi andiamo a rimetterci a pancia in su, farò dei test per quanto riguarda la muscolatura, ok? Piega le gambe tutte e due, no normale, appoggia, ok. sì. Mi dai le braccia per favore? Ritesto i muscoli però per un altro motivo, spingi all'interno, ok, solleva la testa. Spinge all'interno le braccia e qua già subito c'è una cedevolezza, quindi già iniziamo con una cosa importante da sistemare. Mi dai la testa, la mettiamo in questa posizione, ti chiederò di spingere in avanti e mantenere la mia mano ferma qui, vai, 1, 2, 3, lo so è difficilissimo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, riposo, aspettiamo qualche secondo, 3, 2, 1, via, spingi di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, spingi, 7, 8, il 100% della tua forza, 1, 2, 3, riposo. Lo so è difficilissimo, è veramente faticoso, sono proprio deboli i muscoli quindi non funzionano bene, invece li stimoliamo bene. L'ultima volta, spingi, 2, vedi che adesso è fortissimo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e basta. Mi dai le braccia? Sì. Fletti la testa, spingi in alto le braccia e non cedono più, ok? Adesso da questa posizione girala, spingi, ottimo, dall'altro lato, spingi, super. Ti chiedo di di estendere una gamba. Questa tecnica è particolare, si chiama
Le braccia così. PRIT, si chiama letteralmente pinch roll yaw test, ok? Spingi all'interno, ottimo. Ci serve per vedere tutte le difficoltà al contrarre le gambe che si possono creare nella muscolatura cervicali. Spingi, ok, qua non c'è niente. Porta un piede proprio a cadere da un lato e uno dall'altro, esatto. Estendiamo la testa, spingi, ottimo. Ti chiedo per piacere di flettere di nuovo come prima, le gambe tutte e due, fai cadere tutte e due le ginocchia a destra. No, solo le ginocchia, non i piedi. Ah, ok. Esatto. Ferma la testa, spingi all'interno, ottimo. Giriamo così, spingi. Qua subito debolezza. Questo vuol dire che dobbiamo compensare lo sblocco, ok? E sbloccare leggermente qualcosa in più. Ferma così, rilassa. C'è qualcosina in più, capito? Guarda con gli occhi a sinistra, guarda me. Eccola là, vedi che c'era? Gira di qua, le braccia, spingi, gira bene, spingi e non cede più, vedi? Le porti le gambe dall'altro lato. Ok, ferma così, spingi all'interno, ottimo, ruota, spingi all'interno, non c'è niente, direi favoloso. A questo punto ti chiedo di metterti a pancia in giù e controlliamo il bacino e l'occipite. Guarda, ti do, prego, ripoggio il braccio, sono tutte e due qui. Controlliamo subito l'occipite che, come potete vedere, è molto slittato, ok? E si deve assolutamente sistemare. Gira la testa di qua, attenzione, ok, morbidissima, rilassa. Stop, lo so, hai ragione, è fastidioso. E adesso è super dritto e perfetto. Ok, ottimo. Vediamo il bacino. Che appunto per forza di cose aveva una cedevolezza. 1, 2. Perfetto, dritto e perfetto. Ok, andiamo a lavorare un pochino questa muscolatura. Teniamo i nostri amici. Male? Un bel respirone, butta l'aria, rilassiamo bene. Perfetto, ottimissimo. Hai mai sbattuto il coccige? No. Perché è leggermente stortino, vedi? Si vede dalla camera? Sì? Questo qui dobbiamo andare a sistemare. Ti devo chiedere una cosa, guarda, aspetta un attimo, dammi solo la gamba, un attimo giuro con la testa. Se io ti chiedo di spingere un attimo qua, spingi, ok. Se io tocco qua, spingi, spingi forte e cede completamente, vedi, questo è un problema. Spingi. E qua no, quindi cede tantissimo sul lato destro, ok? Tanto. Sì. Voglio sistemarlo un attimo. Allora, userò l'attivatore.
non fa nessun male, eccolo, vediamo un po', spingi di nuovo, non cede più, fammi vedere un attimo. Sì, in effetti subito, proprio istantaneamente si corregge, non so se si vede bene, ma la cosa che mi interessa è un'altra. Posso chiederti, guarda, di toccare con una mano qui e con l'altra qui, senza che le mani si tocchino tra loro, 2 dita per favore. Ok. Esatto, così, senza che si toccano le dita. Giù la testa. È una tecnica per vedere se ci sono dei residui traumatici o anche emotivi, ok? Spingi e subito cede, proprio è automatico, perché c'è sicuramente da piccolina ci sarà stato qualche trauma, neanche te lo ricordi, ma anche quando hai sbattuto la testa non è detto che non sei caduta, giustamente, anzi ne sono più che certo. Diamo una stimolazione, spingi e non c'è di più. Queste sono delle tecniche importantissime che tra l'altro devi sapere possono centrare molto anche con i mal di testa, ok? Perché il coccige e il mal di testa, guarda, sono delle cose estremamente correlate. Devo chiederti anche un'altra cosa, aspetta, prendo però il magnete. Se io tocco, guarda, qui fa male ma niente di trascendentale, giusto? Sì. Se io metto un magnete sul coccige, vedi? Qui aumenta il dolore, vero? Sì. Tanto, Sì. 5 secondi, 2, 3, 4, 5. Scusami per il fastidio, si chiama interconnessione neurologica, ok? Il coccige ha un'interconnessione con la protuberanza occipitale esterna, ok? Inion, ok? Che chiaramente si trova a livello dell'occipite, al centro, ok? E come vedi appunto si va ad attivare subito appena metto il magnete, va bene? Sì. 1, 2, ti chiedo di girarti un attimo sul fianco verso di me, stiamo quasi per finire. Dammi le 2 gambe, questa la estendi per favore, la gamba sotto, questa la mantieni così, esatto, ferma così, non c'è nient'altro da dire. Posso chiederti di mettere solo la mano qua? Sì. Lascia morbida, faccio tutto io, così, tieniti bene qua, morbida, ok, dall'altro lato per favore. Esatto, questa la estendi, questa la dai a me, morbida, eccoti, morbida, ecco fatto. L'ultima cosa che devo fare sono dei test sulle orecchie, sembra strano, pancia in su, toccherò dei punti che sono diciamo relativi alla motilità e alla posizione oculare, ok? Quindi andiamo a toccare questi punti. Mi dai per favore il braccio? Faccio sempre i test con il braccio perché i test kinesiologici ci aiutano un sacco, ok? Sono dei punti posteriori nel lobo, ok? Che in direzione si trovano, diciamo, qui e qui, però dietro, ok? Mi vado a toccare qui, aspetta, il primo, spingi in alto il braccio e subito proprio cede completamente, se lo lascio spingi, è fortissimo, ok? E l'altro, spingi, pure, senza ombra di dubbio. Vediamo anche dall'altro lato se... Gira, spingi il braccio, questo no, spingi e questo sì, ok? Questi sono a X un po' diversi, quindi vado a mettere dei piccoli magneti in questi punti e aiuteranno tantissimo, ok? A lungo termine. Scusami, qua ne devo mettere uno soltanto, li puoi anche tenere per qualche tempo, non te ne accorgi neanche o cascano da soli, ok? Uno, e qui ne mettiamo 2, uno qui, pizzica, ops, pallina, e l'altro qui, perfetto, zacchete, ok? Adesso ti chiedo di venire per piacere qui in piedi, grazie.
attenzione se ti gira la testa. Ti dico già da subito, per il lavoro che è stato fatto è abbastanza normale se ti venisse qualche piccola tensione o mal di testa, magari oggi, domani, non succede niente, assolutamente è normalissimo, non normale, perché abbiamo rinforzato, ok, soprattutto dei muscoli oculari. Dovesse per caso venire un mal di testa è legato al fatto che si stanno rinforzando i muscoli e quindi non è affatto, ok, strano, anzi è più che lecito e normale, anche perché abbiamo dovuto sbloccare delle cose un po' più interessanti, ok? Però vedi che non hai più nessun tipo di diplopia, letteralmente, e ti assicuro, guarda qui, spingi in alto, il braccio non cede più, i tuoi occhi stanno lavorando in sinergia e quindi questa è la cosa più bella che possa essere. Mi piacerebbe tanto continuare il tuo lavoro, ok? Nel tempo, perché questo lavoro, diciamo, iniziale è strepitoso ma va stabilizzato, ok? Questo è molto importante in questo tipo di terapia, avere un minimo di continuità iniziale e poi magari nel tempo stabilizzare e poi mantenere, ok? Può essere mensilmente, annualmente, eccetera, perché così tu veramente ti scorderesti i tuoi mal di collo, mal di testa e problematiche anche poi legate appunto alla messa a fuoco e ad altro. Per terminare il nostro trattamento oggi faremo un'altra stanzetta, un riposo oculare. Per questo ho proprio qualcosa che calza a pennello per te, le maschere più belle che io abbia mai visto per riposare in assoluto tutti gli occhi, anche per dormire, che letteralmente cancellano in tutti i modi tutte le luci, ok, che possano mai infastidire gli occhi durante il riposo, ok? Che colore preferisci? Viola. Il viola, perfetto, guarda, ce l'avevo proprio qua, manco a farlo apposta, il viola di questa bellissima maschera che si chiama Manta Sleep, eccola qua, vedi un po'? Possiede dei copriocchi meravigliosi e estremamente comodi, non dà nessun tipo di fastidio e di pressione negli occhi stessi e ti garantisce veramente un sonno meraviglioso. Adesso che facciamo la seconda parte della stanza ti farò provare proprio questa, che è quella del tuo colore preferito, e subito vedrai le potenzialità nel riposo, ok? Sì. Mentre facciamo ovviamente il nostro trattamento. Ti chiedo di seguirmi. Sì. Andiamo pure nell'altra stanza. Aiutami pure tu. Che puoi indossare a seconda della tua. Facciamo proprio la prova del 9. Metterò una luce molto potente, è calda. Una luce infrarossi più grande. Vedi qualcosa? No. Esatto. Questa è una cosa, guarda, vedi qualcosa? No. Perfetto. Quindi è impossibile proprio vedere qualcosa, no? Senti troppo caldo? Va bene così? Va bene. Ok. Metto un po' di stretching. Poi riposa. A dopo.